Cari studenti, oggi cominciamo a vedere un primo esempio, anche se scopriremo che rimane sempre molto facile, di struttura tridimensionale, ma andiamo per ordine. Questa struttura si chiama con l'acronimo NRD, che vuol dire guida d'onda dielettrica non radiativa, Non Radiative Dielectric Waveguide. Ora, come è fatta? Vedete, qui abbiamo una sezione trasversale stavolta, non la sezione longitudinale come eravamo abituati a vedere con le strutture bidimensionali, perché questa, ripeto, è una struttura tridimensionale. Abbiamo due piatti piani e paralleli, supposti idealmente infiniti, ma vedremo che in questo caso, a differenza della guida a piatti paralleli che abbiamo visto in altre occasioni, non è così rilevante l'ipotesi di piatti infiniti, perché c'è un decadimento del campo. In mezzo viene interposta una barretta dielettrica. Le dimensioni di questa barretta sono A e B. Se immaginiamo di ruotare questa struttura, anche se in realtà la posizione in cui viene adoperata nei circuiti che la utilizzano è quella che vi ho mostrato prima, però in questo caso possiamo capire meglio, diciamo, la natura tridimensionale di questa struttura. Vedete, abbiamo sempre la direzione Y, la direzione trasversa Y, lungo la quale, ora ci torniamo, abbiamo stabilito una rete equivalente trasversa, e questa rete equivalente ha come costanti caratteristiche KY, epsilon e ZY nella regione dielettrica centrale e KY0 e Z0 nelle due regioni d'aria, diciamo, superiore o inferiore, in realtà sarebbero destra e sinistra. Riconoscete subito l'uguaglianza di questa rete equivalente rispetto a quella dello slab simmetrico, dello slab circondato di aria. Però stavolta lungo l'altra direzione trasversale X non c'è l'ipotesi di struttura indefinita, ma anzi ci sono questi piatti. Un altro modo, un'altra, diciamo, utilità di questa diversa prospettiva è il fatto che notiamo non a caso queste dimensioni, la larghezza, diciamo, in questa prospettiva e l'altezza si chiamano A e B, perché di fatto poi questa struttura viene eccitata normalmente utilizzando una guida d'onda rettangolare delle solite dimensioni trasversali A e B. Ma torniamo invece adesso alla prospettiva di prima. Allora, l'effetto della barretta dielettrica, come ormai siamo abituati, è quello di confinare il campo e quindi si ha una riflessione totale all'interno del dielettrico dove avviene effettivamente la propagazione di energia elettromagnetica e dunque con la riflessione totale si ha un decadimento esponenziale del campo nelle due regioni di aria. Ecco il motivo per cui, come dicevo prima, non è così fondamentale l'ipotesi di piatti indefiniti, perché di fatto è sufficiente che siano larghi quel tanto che basta ad avere un campo esponenziale che si è praticamente attenuato a livelli trascurabili. L'antenata di questa struttura nella prospettiva precedente, questo come curiosità storica, si chiamava guida d'onda ad H e era stata proposta negli anni 50, quando le fibre ottiche non erano ancora state inventate, per dei collegamenti tipicamente per telecomunicazioni a lunga distanza. Quindi si era pensato a questa possibilità. Se rivoltiamo la struttura appunto alla forma di un H, e da qui viene, diciamo, il nome. Allora, a questo punto, dicevo, se c'è il decadimento, in sostanza il campo non vede il troncamento e quindi per lui si tratta di una situazione del tutto analoga a quella della regione indefinita, e dunque poi questa regione indefinita è sostituibile con l'impedenza caratteristica, in questo caso Z0, perché si tratta di una particolare condizione di adattamento e dunque siamo a cavallo. Inoltre notiamo questi limiti per l'altezza della struttura, la larghezza nell'altra prospettiva. Vedete che A è
maggiore di lambda epsilon mezzi. Vi ricordate anche nelle guide metalliche la condizione del cutoff era stata espressa sia in termini di frequenza, cioè la frequenza deve essere maggiore di un certo valore della frequenza di taglio, ma anche invece in termini di lunghezze d'onda, per cui per esempio nella guida d'onda rettangolare la larghezza della guida doveva essere maggiore di metà lunghezza d'onda per avere la propagazione. E di fatto qui questa A è maggiore di lambda epsilon mezzi, dove naturalmente con lambda epsilon indichiamo la lunghezza d'onda nel dielettrico. Allo stesso tempo la lunghezza d'onda nel dielettrico, come sappiamo, è più piccola di quella nell'aria, perché è data da quella nell'aria diviso l'indice di rifrazione o diviso la radice quadrata di epsilon r. Dunque è possibile che questo A, pur essendo maggiore di lambda epsilon mezzi, sia allo stesso tempo minore di lambda 0 mezzi e dunque nelle regioni d'aria ci si trova sotto cutoff e quindi questo è del tutto compatibile con un decadimento reattivo del campo, come dicevo prima, che si associa alla presenza del fenomeno della riflessione totale. Ecco perché, tra l'altro, questa struttura si chiama appunto non radiativa, perché se io realizzo attualmente, a differenza delle prime applicazioni negli anni 50, come dicevo che era per lunghi tratti, ipotizzata per lunghi tratti, per percorrenze lunghe, collegamenti a lunga distanza per telecomunicazioni, invece questa, se volete, seconda versione con questo diverso nome, guida d'onda dielettrica non radiativa, è considerata per applicazioni ai circuiti integrati a microonde. Dunque ci sarà tutto un circuito in questa tecnologia e naturalmente da questo punto di vista il fatto che non ci sia questa possibilità di fuoriuscita di potenza o allo stesso tempo anche di interferenze con altri componenti vicini, sfruttando il decadimento del campo che dicevo prima, può essere una caratteristica molto utile, molto apprezzabile. In realtà, diciamo, questo così come parentesi storica, nella guida d'onda H invece l'altezza in questo caso era più grande di metà lunghezza d'onda, perché lì non aveva molto importanza il fatto delle interferenze, quanto invece per lunghe percorrenze che fossero minori le perdite. Svolgendo dei calcoli che sono al di là adesso dei nostri scopi, si potrebbe vedere che di fatto aumentando A si ha una diminuzione delle perdite nel conduttore, soprattutto a frequenze sempre maggiori, perché ovviamente per le solite ragioni della banda trasmissibile si tende ad alzare sempre di più la frequenza della portante. Questo avviene quando le linee di forza del campo elettrico, anche questa cosa la enuncio ma non riesco a dimostrarla, le linee di forza del campo elettrico sono, diciamo, prevalentemente parallele alle pareti metalliche. Quindi in questo caso il modo operativo, il modo, diciamo, che viene scelto per far funzionare questa struttura presenta un campo elettrico che è prevalentemente orizzontale. Naturalmente poi le linee di forza dovranno piegare per andare a finire ortogonalmente ai conduttori, come sempre per la condizione al contorno, però diciamo la polarizzazione prevalente in questo caso è quella orizzontale. Per lo stesso principio, in realtà nella guida d'onda rettangolare, se si va a frequenze più alte, le pareti che danno più fastidio sono quelle, diciamo, le pareti larghe, perché quelle sono ortogonali appunto alla polarizzazione del campo del modo dominante, che notate bene, se io giro la prospettiva è proprio questa polarizzazione qui, la orizzontale che diventa verticale. Invece le pareti strette, le pareti laterali danno meno fastidio ai fini delle perdite. Ma questo adesso non ha importanza perché le fibre ottiche sono state inventate e quindi il problema è stato risolto in un altro modo. Però, diciamo, la diversa prospettiva era interessante o guida per lunghe percorrenze oppure invece adesso per nei circuiti integrati, dove in fondo non ha poi così importanza diminuire le perdite, visto che le dimensioni in gioco sono minime.
invece per lunghe percorrenze è diverso. Nei circuiti integrati è invece importante il discorso dell'interferenza che dicevo prima. Benissimo. Naturalmente c'è sempre un caso in cui questa struttura in realtà perde e irradia quando io malaguratamente dovessi eccitare fra queste pareti metalliche laterali in aria il modo TEM, trasverso elettromagnetico, perché quello lì, come sappiamo bene, si propaga a qualsiasi frequenza o in termini duali con le lunghezze d'onda si propaga qualunque, per quanto piccola possa essere la spaziatura tra i piatti. Quindi posso restringere quanto voglio, il TEM si propaga sempre, quindi quello dovrò cercare di evitarlo con opportuni accorgimenti di progetto, dovrò evitare che ci possa essere l'eccitazione di una componente netta di campo elettrico, in questo caso verticale, che ecciterebbe inevitabilmente un modo TEM che porterebbe la potenza via dalla struttura. Questo è un altro dettaglio. Questo dettaglio però potrebbe anche essere utile perché non sempre le perdite sono un fatto negativo, si potrebbe utilizzare per realizzare un'antenna e come sappiamo le antenne realizzate a partire da guide d'onda con opportune perdite si chiamano antenne a onda Leakey. Quindi in quel caso se io volessi fare l'antenna mi potrebbe far comodo invece trovare un meccanismo, molto spesso è la rottura della simmetria, per eccitare questa componente che dicevo prima e quindi poi costituirebbe il fascio irradiato dall'antenna. Però su questo anche sorvoliamo molto rapidamente. Dunque abbiamo visto che lungo la direzione Y si può stabilire questa rete equivalente trasversa, però vediamo come sono le relazioni di dispersione. In questo caso, essendo la struttura tridimensionale, non è più vero che il Kx è uguale a 0, che la derivata rispetto a x è nulla. No, il Kx c'è e possiamo subito intuire dalle applicazioni primordiali che abbiamo visto del metodo della risonanza trasversa, immaginando una rete equivalente nella direzione x, visto che la spaziatura A verrà fuori sia nell'aria che nel dielettrico, che Kx è uguale ad mpy su A. Del resto ho detto appositamente sia nell'aria che nel dielettrico perché il Kx quando c'è, esattamente come il Kz, essendo un numero d'onda tangenziale, deve essere lo stesso in tutti i mezzi per le solite condizioni di continuità delle componenti tangenziali. Quindi Kx uguale a mpy su A con m uguale 0, 1, 2, naturalmente la m uguale a 0, cioè indipendenza da x, corrisponderebbe al caso dei modi TE. Non c'è, ecco, altra cosa, come già sappiamo, non c'è in questa struttura il modo trasverso elettromagnetico lungo Z perché siamo in presenza di due dielettrici. Dunque, come al solito, le condizioni al contorno aggiuntive imposte dalle due interfacce dielettriche rendono impossibile per questa struttura supportare i modi TEM, però ci possono essere invece degli altri modi che poi vedremo successivamente. Come sono le relazioni di dispersione? Ecco, dicevo, nell'aria e nel dielettrico in questo caso. Nell'aria abbiamo K0 quadro uguale Kx quadro, cioè mpy su A al quadrato, più Ky0 quadro più Kz quadro. Se supponiamo l'attenuazione in aria, questo Ky0 uguale come al solito immaginario negativo a meno j alfa y0, dunque al quadrato risulterà meno alfa y0 al quadrato. Il Kz in genere è una quantità reale in propagazione, possiamo chiamarlo semplicemente beta z o beta. Nel dielettrico invece si ha k quadro, cioè k0 quadro εr uguale kx quadro più ky epsilon al quadrato più kz quadro, quindi uguale mpy su A al quadrato più ky epsilon al quadrato, in genere una quantità reale, più beta quadro. Abbiamo visto appunto che si tratta in realtà di uno slab simmetrico con opportuna limitazione introdotta lungo la direzione X. La rete equivalente però è la stessa, questo significa che le quantità che compaiono in quella rete, cioè i numeri d'onda trasversi lungo Y,
sono gli stessi, però attenzione, quando poi da questi numeri d'onda devo andare a ricavare il kz, le cose cambiano, perché il kz della guida d'onda NRD sarà uguale alla radice quadrata, se sfrutto la relazione in aria, di k0 quadro meno ky0 quadro meno mpy su a al quadrato. Quindi se avrò scelto poi come incognita, diciamo, effettiva della mia equazione trascendente il ky0, bisognerà utilizzare questa. Invece in termini del ky epsilon, lo stesso kz è uguale alla radice quadrata di k quadro o k0 quadro epsilon r meno ky epsilon al quadrato meno mpy su a al quadrato. Però attenzione, adesso osservo che k0 quadro meno ky0 quadro, oppure equivalentemente k quadro meno ky epsilon al quadrato non è altro che il kz quadro dello slab infinito. Dunque il kz dell'NRD è uguale alla radice quadrata del kz quadrato dello slab meno mpy su a al quadrato. Ma i modi dello slab, e quindi kz dello slab, dipendevano da un indice, ricordate, le strutture bidimensionali. Qui invece, oltre all'indice interno, qui ci sarà in più questo m. Dunque, essendo la struttura tridimensionale, ritroviamo, come succedeva per la nostra amica guida d'onda rettangolare, la presenza di due indici. M e un altro n che diciamo sta qui. Facciamo un esempio numerico. Per esempio si può scegliere per epsilon r uguale 2,56, un dielettrico molto usato, il polistirene. Mettiamoci in banda millimetrica, quindi prendiamo A uguale 2,7 mm, una frequenza di 50 GHz, dunque lambda 0, la lunghezza d'onda nel vuoto, è pari a 6 mm, e con queste scelte A su lambda 0 uguale a 0,45, cioè minore di un mezzo. Quindi, e peraltro invece, se andiamo poi anche a moltiplicare per la radice di epsilon r, viene invece 0,72, che è più grande di un mezzo ma meno di 1. Questo significa che nella regione dielettrica è sopra cutoff il modo con m uguale a 1, che corrisponde al modo dominante della guida d'onda rettangolare, ma è invece sotto cutoff il modo con m uguale a 2 e poi e successivi. Abbiamo detto che non possono esistere i modi TEM in questa struttura, però abbiamo dimostrato in generale che un modo di questa struttura si potrà sempre scrivere come una sovrapposizione di una parte TE e di una parte TM. C'è da dire, quindi un campo T e un campo TM che insieme costituiscono il modo, cioè insieme, soltanto insieme riescono a soddisfare le condizioni al contorno necessarie, da soli no, come anche osservavamo prima. Quindi la struttura non supporta i modi TEM, la struttura non supporta i modi T e TM convenzionali rispetto a Z, ma una loro combinazione invece sì. Naturalmente in questa combinazione la parte T e la parte TM devono avere lo stesso Kz, perché si deve trattare di un'onda unica lungo Z. Dunque si potrebbero imporre queste condizioni, verrebbe fuori un'equazione con un determinante, una matrice 4x4, vi ricordate abbiamo già visto delle cose simili, comunque che risolta darebbe fuori l'annullamento del determinante dei coefficienti, l'equazione caratteristica, l'equazione trascendente risolta e dunque i possibili Kz. Questa sarebbe, ho delineato in breve, una possibile procedura di soluzione. Però appunto non ci sono dei TE rispetto a Z, non ci sono dei TM rispetto a Z, però possono esistere dei TE e dei TM rispetto alla direzione trasversa Y. Quindi possiamo sia indicarli così con l'apice e la Y fra parentesi, oppure si chiamano anche in letteratura modi tipo TE e modi tipo TM, oppure invece c'è quest'altra notazione molto utilizzata, modi LSE ed LSM rispetto a Z, dove questi acronimi vogliono dire longitudinal section electric e longitudinal section magnetic, cioè si tratta di modi ibridi lungo Z, ibridi significava che avevano diverse da 0 entrambe le componenti longitudinali, ma hanno invece uguali a 0 le componenti lungo Y. Questo significa che il campo giace su un piano longitudinale, quindi su un piano
xz, per così dire, non essendoci la componente lungo y. Dunque ecco perché si chiamano longitudinal section, giacciono su una sezione longitudinale. In particolare il modo desiderato, quello con la polarizzazione vista, è un LSM, in particolare si chiama LSM 1.0 e non è il dominante. Questo è un altro piccolo problema. Il dominante è il modo duale LSE 1.0, che ha invece il campo magnetico parallelo alle pareti, non il campo elettrico. E questo, diciamo, rende più complicata la procedura operativa di questa struttura, perché io per eccitare questo modo superiore che mi serve non potrò fare a meno di eccitare anche almeno il dominante, e questo significa che dovrò esercitare particolari cautele per evitare che questo dominante possa portarmi via la potenza che io metto in ingresso, visto che invece io voglio utilizzare l'altro modo per le proprietà benefiche sulle perdite che dicevo prima. Tra l'altro questi effetti o un eventuale accoppiamento fra i due modi sono in qualche maniera inevitabili nel caso delle curve, perché se devo realizzare un circuito integrato le curve quelle ci saranno per forza, e la curva è appunto una discontinuità che implica l'eccitazione di modi di ordine superiore. In questo caso poi si tratta invece esattamente del dominante. Qui poi posso eventualmente, si tratta comunque di una struttura simmetrica, bisezionarla, quindi effettivamente posso bisezionare poi anche la rete proprio sul piano, bisezionando sul piano y uguale a 0 o con un cortocircuito corrispondente al conduttore perfetto o con un circuito aperto. Il caso poi del conduttore perfetto, che è fisicamente realizzabile con una parete metallica, potrebbe pure servire in pratica se io voglio realizzare un'antenna, come dicevo prima, e voglio magari che questa potenza venga irradiata da una parte sola e non da tutte e due le parti, solo dalla parte dove io voglio focalizzare il fascio dell'antenna. Quindi questa bisezione, come dire, teorica potrebbe poi diventare anche operativa di interesse pratico. Quindi poi devo studiare le due bisezioni per avere il set completo dei modi, esattamente come succedeva nel caso dello slab simmetrico. Per calcolare la frequenza di cutoff devo appunto risolvere l'equazione di dispersione, ma che condizione devo imporre? Siccome comunque si tratta di una struttura chiusa, in realtà si mette kz uguale a 0. Vedremo che però la struttura è un po' ibrida, ha dei modi che somigliano di più a quelli della struttura chiusa, degli altri che somigliano di più a quelli delle strutture aperte dielettriche, un po' appunto un misto questa struttura. E d'altra parte però, essendoci il dielettrico di mezzo, essendoci due dielettrici di mezzo, sia l'aria che appunto per esempio il polistirene, non è più vero quello che succede, che è molto comodo nelle usuali guide metalliche, cioè che una volta che io ho risolto l'equazione al cutoff, cioè una volta calcolato il KT e quindi la frequenza di cutoff, perché il KT quadro è uguale ad omega C quadro mi epsilon, come sapete, dove omega C è la pulsazione di cutoff, posso a questo punto calcolare il beta mediante questa semplice relazione con la radice quadrata. Quindi noto il cutoff, posso direttamente calcolare, per così dire, in forma chiusa l'equazione di dispersione, la curva di dispersione. Invece non è vero questo, in presenza dei due dielettrici devo andare a risolvere l'equazione trascendente, l'equazione caratteristica per ogni valore della frequenza e per punti ricostruire appunto tutta la curva. Vediamo come sono fatti i modi, cioè questo calcolo numerico, beta z o beta su k0 in funzione direttamente della frequenza in gigahertz. Vedete per esempio il modo LSM01 di cui vi parlavo prima ha diciamo un cutoff di tipo classico, quindi la curva va oltre il valore beta su k0 uguale a 1, che era un po' il limite del cutoff per le strutture dielettriche aperte, e arriva giù fino al valore 0. Lo stesso per esempio per questo LSM11. Invece vedete c'è quest'altro modo, LSM31, che ha una curva di dispersione più simile a quella delle strutture aperte, quindi effettivamente è una struttura un po' ibrida. Non ci soffermiamo su altri dettagli di questa curva di dispersione, vi saluto e vi auguro un buon lavoro.